Usi Google Translate per tradurre le frasi dalla tua lingua all'italiano o viceversa? Ti voglio consigliare delle alternative oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di traduttori che sono fondamentali per qualsiasi persona che sta imparando una nuova lingua. E poi, grazie alla tecnologia, oggi abbiamo dei traduttori online super avanzati che devi assolutamente conoscere. Prima di iniziare però voglio dirti che ho già fatto un po' di tempo fa un episodio del podcast molto simile a questo video, però era piaciuto così tanto il podcast che ho deciso di portare un contenuto simile qui sul canale. Però se sei interessato ad ascoltare le puntate dei miei podcast e anche ricevere le trascrizioni parola per parola con anche la spiegazione di alcune parole più difficili, puoi abbonarti al mio podcast. Per abbonarti al Teacher Stefano Show devi semplicemente visitare il link qui sotto in descrizione oppure andare sul mio sito www.teacherstefano.com/podcast. Sono sicuro che troverai le puntate interessanti e le trascrizioni molto utili e allo stesso tempo supporterai il mio lavoro, quindi grazie mille. Ma ora iniziamo con il video di oggi e parliamo di traduttori. Però prima di parlare di traduttori voglio fare un piccolo passo indietro e capire qual è la differenza tra un dizionario e un traduttore. Beh, è molto semplice. Ricorda che il dizionario è usato per cercare delle parole singole, invece il traduttore per andare a tradurre delle frasi intere. Questi due strumenti sono molto importanti, sono utili allo stesso modo, ma devono essere separati. Non usare Google Translate come un traduttore e un dizionario. Per il dizionario usa qualcosa e come traduttore usa qualcos'altro. E adesso ti spiegherò io di cosa sto parlando. Prima di tutto, parliamo brevemente di un dizionario. Il dizionario che io preferisco in assoluto sul web è wordreference.com. Mi piace tantissimo perché è molto semplice da usare, supporta diverse lingue ed è un vero e proprio dizionario. Sì, poi in realtà il dizionario, per esempio inglese-italiano, italiano-inglese, è davvero fatto da persone vere. E invece i dizionari in altre lingue, come per esempio il francese-italiano, sono dei dizionari virtuali. Questo significa che il dizionario passa dal francese all'inglese e poi dall'inglese all'italiano, quindi in alcuni casi non è estremamente accurato, però comunque funziona davvero molto bene. La cosa che mi piace di più di Wordreference ed è il motivo per cui te lo consiglio è che dà tantissimi esempi. Infatti quando noi traduciamo una parola da una lingua ad un'altra abbiamo bisogno necessariamente di esempi. Come possiamo vedere in questa schermata, quello che fa Wordreference, se per esempio cerchiamo la parola tempo nel dizionario italiano-inglese, è che tra parentesi ci va a mettere la definizione di tempo, cioè cosa intende per tempo. Se tempo significa durata, si traduce con time. Se tempo significa condizioni meteo, quindi il tempo atmosferico, si dice weather e così via. E poi troviamo degli esempi. Questo è molto importante perché purtroppo la traduzione non è sempre univoca, non è che a una parola corrisponde necessariamente solo un'altra parola in una lingua. Dobbiamo considerare le sfumature di quella parola, i diversi significati. E Wordreference ci aiuterà a fare proprio questo. Quindi ti consiglio questo dizionario, è fantastico. Però adesso parliamo dell'argomento di oggi, l'argomento principale, cioè i traduttori. Io sento spesso tantissime persone usare Google Translate. E attenzione, Google Translate è un ottimo traduttore, è molto avanzato. Prima di tutto non voglio parlare male di Google perché è l'azienda che mi dà lavoro, grazie a YouTube. E poi anche perché io e Gaia per i sottotitoli qui sui video su YouTube partiamo dalla traduzione automatica di Google. Quindi alla fine non è così male, ma non è
il traduttore migliore in circolazione. Su internet possiamo trovare un traduttore migliore. Infatti, il traduttore che mi sento di consigliare a tutti è DeepL, che è davvero fantastico. Questo traduttore è estremamente avanzato e riesce a tradurre anche le cose più complicate. Per questo motivo, dato che io sento sempre di nuovo che tutti dicono uso Google Translate, io dico basta. Se state imparando una lingua e volete tradurre qualcosa dalla vostra lingua all'italiano o viceversa, provate ad usare DeepL perché cambierà radicalmente la vostra esperienza. Però devo ovviamente provarvelo, non posso semplicemente dirvelo in questo modo. Allora ho una bella idea, facciamo una sfida tra traduttori online e compariamo la performance di Google Translate e DeepL. Per fare questo ho pensato ad alcune frasi belle difficili, frasi con verbi pronominali, espressioni idiomatiche, proprio frasi difficili da tradurre. Vediamo come si comportano i nostri traduttori. Iniziamo dalla prima frase che ho preparato: devo lavorare, che rottura. In questo caso devo lavorare, che rottura significa oh, che noia, io non voglio lavorare in questo momento, non voglio farlo, quindi mi annoio a lavorare. Lavorare è una rottura, una noia, una cosa che mi dà fastidio. Per semplicità tradurremo le frasi in inglese, perché non posso tradurle in tutte le lingue del mondo. Però ovviamente prova anche tu, dopo questo video, vai anche tu su Google Translate e DeepL e vedi come queste frasi sono tradotte nella tua lingua e vedi qual è il più accurato. Però in questo video traduciamo in inglese per semplicità. Allora, come possiamo vedere, questa frase viene tradotta da Google come I have to work a lot, e fine qua va bene. What a break, what a break. Ora, capite che what a break non è una traduzione corretta e poi io appunto ovviamente so l'inglese come seconda lingua, il mio inglese non è perfetto. Spero di non fare errori in questo video, però what a break non mi sembra una traduzione accurata. Non è una traduzione corretta perché sta letteralmente traducendo rottura con break, qualcosa che si rompe. Ora vediamo invece la traduzione di DeepL e vediamo se è più accurata. E qui vediamo che la traduzione è I have to work a lot, what a bummer. Ed è questa la traduzione corretta. Quando io insegno questa espressione ai miei studenti americani, dico che rottura si traduce con what a bummer, perché bummer è proprio una traduzione di rottura. Quindi DeepL ha vinto questo round e quindi siamo 1-0 per DeepL. Andiamo avanti. La prossima frase che ho pensato è: come mai sei già tornato? In questo caso abbiamo l'uso di come mai. Come mai significa semplicemente perché. Però come mai è un po' diverso da perché. Perché è neutro. Invece come mai aggiunge più l'idea di una sorpresa. Qualcosa che non ci aspettavamo. Quindi se io dico come mai sei già tornato, significa che non mi aspettavo che tu saresti già tornato. È una sorpresa per me. Se dico perché sei già tornato, è una frase neutra. Vediamo quindi come si comportano i nostri traduttori. Google dice Why are you already back? La traduzione è corretta, però stiamo un po' perdendo il senso di come mai, perché usiamo semplicemente why, ma in inglese abbiamo una traduzione più accurata di come mai. Vediamo se DeepL riesce ad indovinarla. E DeepL, in effetti, la indovina, perché dice How come you're back already? Infatti, la traduzione di come mai è how come, perché anche how come in inglese significa why, ma dà l'idea un po' di sorpresa. Quindi abbiamo un altro punto per DeepL e siamo 2-0. Andiamo avanti con un'altra frase. Luca è diventato un avvocato, però... Cosa significa però in questo caso? Beh, però significa normalmente ma. Però quando lo mettiamo alla fine di una frase come un'esclamazione, il suo significato cambia totalmente. Infatti, però, serve per esprimere stupore, per dire che qualcosa è fantastico. In questo caso, Luca è diventato un avvocato. Wow, che bello!
Vediamo come lo traducono i nostri traduttori. Google dice Luca became a lawyer. However, ovviamente non funziona perché however è la traduzione letterale di però, ma non è questo il senso. DeepL, dice lo stesso. Luca became a lawyer. However, ma se noi clicchiamo sulla parola however su DeepL, quello che possiamo vedere è che ci dà altre possibilità. Questa è una cosa che mi piace tantissimo di DeepL, perché possiamo vedere come dire la stessa frase in molti modi diversi. E guardate un po' le traduzioni, abbiamo gee, my, wow, gosh. Beh, queste sono delle traduzioni estremamente accurate di però usato in questo senso. Quindi sì, DeepL non ci ha dato la risposta giusta al primo colpo, però alla fine aveva capito che il significato di però non era semplicemente however. Quindi, DeepL vince a mani basse contro Google Translate. Però adesso è arrivato il tuo turno. Se la tua lingua madre non è l'inglese, prova a fare questo gioco inserendo queste frasi in Google Translate e DeepL e traduci nella tua lingua. Vediamo se la traduzione è accurata. Quindi, per finire, quello che voglio dirti è Google Translate è un ottimo traduttore, ma ce n'è uno migliore sul web, DeepL. Te lo consiglio tantissimo, non sono sponsorizzato per dire questo, è semplicemente un traduttore che io amo, con cui mi sono trovato molto bene e che davvero ti consiglio perché secondo me è uno strumento fondamentale quando stiamo studiando una nuova lingua. Se questo video ti è piaciuto e lo hai trovato utile, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta incredibilmente, e iscriviti anche al canale, così non perderai tutti i video futuri, perché ne stanno arrivando davvero di incredibili, e attiva anche la campanellina, così sarai notificato ogni volta che pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo nella prossima lezione, un abbraccio dall'Italia, ciao!